Un nuovo super pacco dalla Bluetti. Cosa ci sarà dentro? Una grandissima novità, soprattutto per quelli che vogliono sempre le ultime novità. Qui stiamo parlando di batterie al sodio. Voi sapete cosa sono le batterie al sodio? No? Va bene. Guardate questo video e ne saprete sicuramente di più. Intanto andiamo a fare l'unboxing di questo scatolone e vediamo un po' cosa mi ha mandato la Bluetti. Le batterie al sodio sono l'evoluzione delle batterie al litio. Non so se riusciranno a superare le batterie al litio, certo che è pesante e grande questa scatola. Facciamo così. Ed eccola qui. Scatola e controscatola proprio per essere sicuri che il prodotto arrivi sano e salvo. Vediamo un po'. Quindi garanzia, piccolo manuale d'uso, accessori, classici accessori delle Power Station. Quindi abbiamo il cavo di alimentazione, devo dire molto spesso, fatto bene. Un cavo per collegarci i pannelli solari e il classico cavo alimentazione 220 volts compresa asciugo. Andiamo avanti e qui c'è la Power Station. Facciamo di nuovo così. Ma questa è una cosa speciale. Ragazzi, guardate un po' che meraviglia. Sapevo che era bella, ma non me l'aspettavo così bella. La Pioneer NA, 900 Wh, 1500 Watt di spunto. Vediamo un po', proviamo a accenderla. Bella. 30%, input, output, un display leggermente diverso a quelli che siamo abituati a vedere di solito. Ovviamente la possibilità di andare su DC e una possibilità su AC. Perfetto. Da questa parte qua abbiamo la ventola e da questa parte qua c'è l'alimentazione. Proveremo subito ad alimentarla e a metterla in carica e dopo andremo a fare qualche test. Intanto vi racconterò un po' quali sono le differenze maggiori tra questo tipo di Power Station e le classiche Power Station a cui siamo abituati, quelle che funzionano con le LiFe più 4. Le batterie al sale, al sodio, sono batterie di nuova concezione, non hanno ancora la densità energetica del litio, non lo so se mai ci arriveranno, ma sono comunque batterie molto performanti. Sono molto performanti soprattutto per quello che riguarda il funzionamento a basse temperature. Sicuramente a basse temperature, se uno dovesse usare la Power Station in montagna, è molto meglio andare a utilizzare questo tipo di Power Station che può essere ricaricata o scaricata anche a temperature basse, se non bassissime. L'abbiamo messa in carica, in questo momento sta prelevando 450 watt dalla mia linea, fuori c'è il sole, quindi non la pago questa corrente. E a questa potenza ci vorrà 1,4 ore per caricarla completamente. Adesso vediamo un po' le caratteristiche di questa innovativa Power Station.
Andiamo sull'applicazione della Bluetti, ok, aggiungi dispositivo, lei mi trova, l'applicazione mi trova subito la mia nuova Power Station, eccola qui, ora si chiama pin A, mi dice di collegare l'unità, ok, associazione riuscita, iniziamo. Qui ci sono tutte le cose che normalmente uso. Colleghiamoci con la pina. Eccoci qua. Stiamo caricando 450 watt dalla rete e non c'è nessun carico inserito. Con questi due interruttori posso andare ad attivare la corrente continua in uscita. Attivata, posso attivare anche l'uscita CA, attivata, come vedete ho aumentato un po' l'assorbimento della rete perché ora sta comunque consumando un pochino, in quanto il nostro inverter, come per tutte le power station, l'inverter ha un piccolo consumo, quindi dobbiamo sempre tener conto di questo. Ci sono state persone che mi hanno scritto dicendomi non capisco, ho attaccato soltanto un router sulla mia power station e dopo appena un giorno e mezzo la power station era completamente scarica. È normale, bisogna considerare il consumo dell'inverter. Per avere la 220 alternata sempre disponibile sulle prese, lei circa 20-30 watt li consuma, almeno da quello che vedo qui. È ovvio che se io lascio la macchina anche senza nulla attaccato per un giorno e mezzo, questo consumo va a sommarsi al consumo delle utenze che avremo attivato. Proviamo a spegnerlo, sempre qui dall'applicazione, faccio vedere. Mi chiede la conferma. Staccato. Come vedete i watt sono diminuiti. Siamo arrivati di nuovo a 450 watt. Adesso vediamo cosa posso fare per modificare i parametri di carica. Modalità di ricarica standard. Vediamo cosa succede quando passo in turbo. Turbo è questa funzione qui, sopra ho standard, silenzioso e turbo. Ecco qua, sono partito con il turbo. Si sente un po' di rumore e in questo momento sto caricando 1,3 kW dalla rete, quindi la ricarica sarà molto più veloce e ci vorrà appena 0,4 ore per caricarla completamente. Torniamo ai settaggi. Adesso proverò la modalità silenzioso, che è questa centrale. In questo momento la macchina non fa praticamente più nessun rumore, assolutamente silenziosa. E la potenza assorbita dalla rete è appena 163 watt. Questa è una funzione molto comoda se io devo tenere questo per esempio in una cabina di una barca o all'interno di un camper, voglio ricaricarla ma non voglio avere il rumore della ventola. In funzione normale, con una temperatura di circa 20-23 gradi esterna, la ventola ogni tanto comunque va in moto a velocità ridotta. Torniamo a impostarla come normale. Quindi standard, qui sopra. Ok? Infatti si sente appena la ventola. Qui si inserisce anche la funzione power lifting. Con questa funzione attiva io sarò in grado di far partire motori anche potenti. Vediamo le impostazioni avanzate. Ci sono altre due funzionalità importanti che salva lo stato dell'interruttore principale,
Questo vi consiglio di lasciarlo sempre così. In pratica, anche spegnendola e lasciando accesa la corrente alternata, riaccendendo la macchina, la corrente alternata sarà immediatamente disponibile. Meglio ricordarsi di farlo da soli. E il BOST di rete disabilitato. Che è questo. Qui posso attivarlo o disattivarlo. Se io lo attivo, nel caso in cui la tensione sia troppo bassa sulla rete, lei automaticamente andrà a staccarsi. Abbiamo anche una overtensione che arriva in questo caso a 230 volt per il 113%. Si possono inserire questi dati anche manualmente. Diciamo che per delle cose normali, per gli impianti normali, non è necessario toccare nulla di tutte queste cose. Eccoci qua, e sia collegata in Bluetooth che collegata anche in Wi-Fi. Non ci resta che aspettare che sia carica per iniziare a fare qualche test. Ed eccoci nell'uso, aspirapolvere, questa è la macchina. Siamo perfettamente nei parametri. A questa potenza abbiamo circa 0,7-0,8 ore. E questa è una piccola comparazione tra la C70 e questa Pioneer. Ovviamente sono due macchine diverse, una 1000 watt continui, l'altra 1500, e chiaramente la C70 è un po' più piccolina, un po' più leggera. Comunque giusto per fare un piccolo confronto, per rendersi un po' conto anche delle dimensioni. In descrizione trovi il link per andare a vedere questa macchina. Fino al 31 dicembre ci sono anche degli sconti veramente importanti, quindi ti consiglio di andare a vedere il link e ricordati di usare anche il mio codice sconto, che ti permette comunque di avere alcuni vantaggi in più. Adesso andiamo in studio. Vediamo allora le caratteristiche di questa bellissima Power Station. Per cosa nasce questa Power Station? Beh, soprattutto per i climi freddi. Diciamo che fondamentalmente questa è una delle caratteristiche principali. Ovviamente quindi per chi ha una baita in montagna, per chi ha il camper, ma anche per chi come me, per esempio, fa dei lavori con l'auto, si porta dietro gli attrezzi e magari va anche in montagna. Vi dirò di più, io in montagna mi porto sempre un caricabatterie perché a me o ai miei amici di solito serve sempre ricaricare la batteria dell'auto. Con questa Power Station non ho problemi, la lascio in bagagliaio, tanto ho posto. Questa sta tranquillamente anche fino a meno 20, meno 25 gradi, parlo per l'uso, non per la ricarica si ferma a meno 15, ma hai voglia. Quindi la lascio in bagagliaio con un bel caricabatterie grosso da 30 A e in caso di emergenza attacco la Power Station al caricabatterie alla batteria e sono tranquillo, non ho problemi. Vediamo insieme allora quali sono le caratteristiche più importanti. Senza doverle riscrivere tutte e ricordarmi la memoria, userò direttamente la brochure che mi ha fornito Bluetti, perché sono comunque delle cose interessanti e meglio dirle un po' con ordine. Allora, batteria e sodio. Innanzitutto, come abbiamo detto, funzionano benissimo fino a meno 25 gradi, la ricarica fino a meno 15, quindi non abbiamo più problemi con delle temperature basse, cosa che invece le batterie al litio sono abbastanza sensibili. Diciamo si possono ricaricare fino a 0 gradi, parlo delle litio FPO4, oppure scaricarle fino a un massimo di meno 10, meno 5, meno 10, anche meno 15, però le prestazioni delle batterie scendono tantissimo. Per questo i nostri cellulari, quando siamo in montagna e che li teniamo qua sulla tasca del giubbotto, si scaricano in fretta o semplicemente la batteria si vede che va giù molto velocemente. Le batterie al litio non sono fatte per le temperature basse.
le batterie al sodio sì. Questa macchina in particolare può, diciamo, essere ricaricata veramente molto velocemente. Parliamo di 1900 watt complessivi, cioè utilizzando la parte del controller solare che è all'interno della macchina più l'energia elettrica attaccata sulla spina di casa. È molto potente perché arriva a 2250 watt di picco, 1500 watt continui, quindi se dobbiamo fare anche, non lo so, azionare un argano, un vericello, un forno microonde che ha degli spunti molto elevati, con questa Power Station ce la facciamo. È molto sicura, chiaramente, perché le batterie al sodio sono ugualmente sicure rispetto alle LiFePO4. Come funziona la tecnologia al sodio? Nelle batterie al litio, LiFePO4, abbiamo praticamente una membrana e passano degli ioni di litio. In questo caso, su queste batterie, abbiamo sempre una membrana, però in questo caso gli ioni che passano sono ioni di sodio. E che differenza c'è, fondamentalmente? L'ione di sodio è leggermente più grande rispetto a quello del litio. Quindi queste batterie hanno, diciamo che a parità di volume, sono un po' meno, hanno un po' meno capacità e sono un po' più pesanti. La tecnologia è appena iniziata sul sodio, in realtà c'è da qualche anno, però insomma non ha tutta l'esperienza che ha la tecnologia sulle litio. In questo momento siamo arrivati al 60-70% di quantità energetica a parità di volume, ma le caratteristiche, anche per una questione di sostenibilità, sono molto elevate. Il sodio ce l'abbiamo dappertutto, il sodio sarebbe il sale fondamentalmente, raffinato, però comunque è semplicemente sale, quindi lo troviamo in qualsiasi parte della Terra. È sicuramente una tecnologia molto interessante. Adesso andiamo a vedere quali sono ancora le caratteristiche di questa Power Station, perché io divago sempre. Ci sono diversi livelli di protezione, ovviamente, su queste batterie. C'è un BMS con intelligenza artificiale che monitora tutto il sistema. Danno più di 4000 cicli di vita, questo vuol dire veramente tantissimo. Parlano di 10 anni di durata della batteria, ma anche facendo un ciclo ogni giorno, sono 365 cicli all'anno, volte 10 sono 3600 cicli. Anche utilizzandola tutti i giorni in continuazione non riusciremo a fare i 10 anni, cioè riusciremo a raggiungere e superare i 10 anni. Quindi in realtà il problema è più sul tempo che sul numero di cicli. E quello che ha anche come caratteristica è che consuma molto poco in stand-by. Attenzione! Stand-by, questo non vuol dire con l'inverter acceso. Vi faccio vedere meglio. Questa è la funzione stand-by, però in questo momento l'inverter è acceso. Se io spengo l'inverter, in questo momento la macchina è in stand-by, sta consumando un po' di più perché il display è ancora acceso, tra poco il display si spegnerà, ed è comunque azionabile a distanza con il wifi. 1,5 watt, questo vuol dire che rimane veramente collegata a settimane con la sua capacità totale e posso accenderla a distanza. Quindi se io ho, per esempio, una situazione, un camper, una barca con questa all'interno, devo però avere sempre un router acceso, quindi alimentato con un'altra batteria o con l'uscita 12 volt in questo caso, facendo così, ho comunque la possibilità di accendere o spegnere questa macchina a distanza tramite il wifi. Chiaramente lei deve essere connessa a una rete wifi. Questa è la panoramica completa della macchina e vi ricordo che si può anche ricaricare con il charger della Bluetti, che è un altro aggeggino veramente perfetto, che oltre a caricare la nostra Power Station, che sia questa o anche un altro tipo di Power Station, anche di un altro marchio volendo, può anche andare a caricare le nostre batterie di prua per i motori di prua. Eh sì, dai 12 volt, dove c'è attaccato l'alternatore del motore, per intendersi, possiamo andare a caricare anche batterie da 24 o 36 volt. Ma questo sarà argomento del prossimo video. Ci vediamo presto, a tutti un buon inizio stagione per i calamari, ovviamente, e ci vediamo presto sul canale. Ciao!